Ciao a tutti ragazzi, io sono Wally, bentornati a Setup, una rubrica di Wikos nella quale parliamo di giochi da tavolo. E il gioco di cui parleremo oggi è Kingswood, un gioco da 1 a 5 giocatori di Little Rocket Games della durata indicativa di 45 minuti. Dico 1 a 5 giocatori perché c'è anche la versione solitaria per le persone tristi. Andiamo a vederlo sul tavolo. Il setup di Kingswood è stato ultimato e andiamo a capire quello che succede ovviamente. Intanto la storiella del gioco che cosa prevede? Che il re di Kingswood appunto ha indetto questa sfida tra le varie gilde del regno per sconfiggere i mostri della foresta. Ovviamente il giocatore la cui gilda sconfiggerà più mostri guadagnerà più fame e più gloria e quindi poi sarà alla fine il vincitore della partita. Ogni giocatore riceve un leader della sua gilda e ogni leader ha un potere, ha una situazione che si attiva ed è segnata qui sotto e parte con un equipaggiamento di partenza appunto. E gli equipaggiamenti di questo gioco sono molto semplici, abbiamo le monete, abbiamo i cuori, abbiamo le spade e abbiamo i libri degli incantesimi. Le monete hanno una faccia sola, come vedete, cioè da tutti e due i lati sono colorati, mentre spade e cuori e libri hanno un lato bianco e nero, un lato scarico e un lato carico, ok? Perché per utilizzarli dovremo tenerli dal lato carico, una volta utilizzati si scaricheranno. Ma andiamo a capire un attimo come funziona il gioco. A differenza di tanti altri giochi, i giocatori non hanno le loro pedine personali, ma hanno delle pedine in comune. Quindi cosa faccio nel mio turno? Scelgo una delle 3 pedine avventuriero già posizionate sui vari luoghi e decido di attivare il luogo da cui parto e poi attivare il luogo in cui arrivo. Io nel mio turno posso muovere un avventuriero oppure raccogliere. Muovere un avventuriero vuol dire attivo la tessera da cui parto, lo sposto, attivo la tessera su cui arrivo. Raccogliere vuol dire non faccio niente, mi prendo 2 monete dalla riserva. 1 e 2. Queste sono le 2 cose che si possono fare in questo gioco. Quando io vado a muovermi, ad esempio l'accademia mi dice per una moneta posso ricaricare tutti i miei libri scarichi, oppure con una moneta posso ottenere un libro nuovo. Cosa mi serve ottenere cose? Quando io vado nella foresta ci sono dei mostri che mi chiedono dei requisiti per essere sconfitti. Ad esempio questo folletto della luna mi richiede una spada e una moneta, una spada carica ovviamente e una moneta, e poi mi darà dei punti e mi farà un effetto. Quindi facciamo finta che io parta da questo luogo, spendo una delle mie monete per ricaricare uno dei miei libri. Dopodiché devo obbligatoriamente spostarmi o sopra o sotto, perché se decido di attivare un avventuriero devo sempre muoverlo, quindi che ne so, decido di muovermi al mercato e attivo anche il mercato che mi dà 3 monete, perché io vado al mercato e ottengo soldi, non li spendo. Questa è una roba un po' strana, però è divertente. Cosa succede quando mi muovo? Arriva la guardia del re, che nonostante la competizione sia stata indetta dal re, il re ci mette una guardia che disturba i giocatori, perché se c'è la guardia su una casella io non posso andare ad attivare quella casella. La guardia si muoverà sempre nella casella da cui parte un avventuriero. Facciamo finta che turno successivo, giocatore 2 muove questo avventuriero qui, la guardia alla fine del suo turno si sposterà qui, liberando la casella su cui era precedentemente, ma bloccando quella successiva. Il gioco prosegue in questo modo fino a quando un giocatore non ha sconfitto sufficienti mostri per far muovere il suo segnalino nel tracciato del conteggio del re oltre il 20° punto. Quando arriva alla fine del tracciato si finisce il round in corso e chi ha più punti in quel momento è il vincitore. L'unica casella in cui si possono sconfiggere i mostri è la foresta, che infatti vi dice puoi combattere qualsiasi numero di mostri rivelato. I mostri saranno sempre 3. Una volta che siete qui scegliete un mostro e ad esempio facciamo il folletto della luna. Mi serve una spada e una moneta, la moneta fisicamente la scarto, la spada semplicemente la scarico e ho sconfitto questo mostro, me lo metto davanti a me, ok? Posso andare avanti a sconfiggere tutti i mostri che sono rivelati nel mio turno, quando ho concluso giro un nuovo mostro, lasciando sempre un trittico di mostri a disposizione degli altri giocatori. Questo mazzetto di mostri è composto da capitolo 1 e capitolo 2, semplicemente perché al capitolo 1 i mostri sono un po' più facili, capitolo 2 i mostri richiedono un pochettino più di attrezzatura, un pochettino più di impegno per essere sconfitti. E danno ovviamente anche più punti
più situazioni. Bene, dopo aver spiegato rapidamente le regole di Kingswood, andiamo a vederne un pochettino qualche pro e qualche contro. Allora, sicuramente come pro c'è la semplicità della spiegazione e la velocità di esecuzione. La scatola riporta tra i 15 e i 45 minuti. Effettivamente, avendolo giocato più volte, vi posso dire che rientra tranquillamente in questa tempistica. Quindi se volete giocare a qualcosa con poche regole ma che allo stesso tempo sia veloce, Kingswood secondo me è un gioco che merita di essere tenuto d'occhio. Trovo interessante la meccanica dell'utilizzare le pedine in comune, quindi in molti giochi ognuno ha il suo colore, la sua pedina, a parte qui avete solo la gilda, però le pedine le muoviamo in comune, quindi andiamo a bloccare la possibilità agli altri giocatori di utilizzare le tessere, questa cosa è carina. Come contro invece penso ad una cosa, no? A livello di storia. Perché il re deve indire questa sfida tra gilde e poi mettere una guardia a rompere le balle? Perché questa guardia rompe le balle. Cioè, non ha senso che tu blocchi la possibilità agli avventurieri che vuoi che ti ripuliscano la foresta dai mostri di andare a fare cose, quindi magari anche di andare a combattere i mostri nella foresta. Questa è una roba che io non comprendo. Quando abbiamo giocato ci siamo fatti questa domanda tante volte e non abbiamo mai trovato una risposta. Abbiamo provato a scrivere al re, ma non ci ha mai risposto. Forse mi sentirei anche di criticare il fatto che alcune gilde hanno dei poteri molto più sbilanciati rispetto agli altri e che nella nostra esperienza di gioco al tavolo il giocatore 1 abbia sempre fatto più punti rispetto agli altri giocatori. Questo fa pensare che partire per primi avvantaggi tanto, però magari o siamo stati sfortunati noi oppure il nostro primo giocatore è sempre stato molto più bravo. Con questo abbiamo concluso anche l'episodio di oggi. Questo era Kingswood e questo è Wally, che come sempre vi racconta dei giochi da tavolo. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, commentate e fateci sapere cosa ne pensate del mondo dei giochi da tavolo e in particolare in questo caso di Kingswood. Con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio.